Preferisci una vacanza all'insegna del relax e del divertimento oppure una vacanza culturale con visite a luoghi storici e musei? Beh, secondo me una vacanza che comprenda entrambe le cose è l'ideale. E allora oggi vi parlerò di quella che ho fatto io quest'anno perché ho visitato una località che mette insieme divertimento e cultura. Ad agosto ho trascorso 7 giorni a Bodrum, una città sulla costa occidentale della Turchia, località bellissima con molte spiagge, locali alla moda, ma anche con tanta cultura e storia alle spalle, dal momento che Bodrum un tempo fu l'antica Licarnasso. Ora, siccome in rete ci sono molti contenuti validi sui divertimenti e le spiagge di Bodrum realizzati da altri creator, ho deciso di non trattare in questo video questi aspetti della città, ma di focalizzarmi di più sui luoghi di carattere storico e culturale, che vale la pena visitare assolutamente. Quindi vi invito a salvare questo video qualora abbiate in programma di trascorrere una vacanza a Bodrum, perché potrà essere per voi una guida utile per scoprire a fondo questa città e, come vedremo, anche i suoi dintorni. Inoltre vi invito anche a lasciare un like a questo video affinché contenuti come questo, che trattano di cultura, possano arrivare alla maggior parte delle persone. Non dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere le più belle curiosità della storia. Alicarnasso nell'antichità è stata una città molto importante, soprattutto per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, e la sua storia passa dalla dominazione dei Persiani alla conquista della città da parte di Alessandro Magno fino alla dominazione romana. Inoltre, la città diede i natali a personaggi importanti come gli storici Erodoto e Dionigi di Alicarnasso. Tra poco scopriremo le cose belle da vedere in questa città, ma prima volevo evidenziare un altro vantaggio nello scegliere Bodrum per le vostre vacanze, ed è la sua posizione geografica. Da lì potete raggiungere facilmente tantissime altre località di grande interesse storico e culturale. Innanzitutto Bodrum si trova davanti alle isole del Dodecaneso, le isole greche famose per le loro meraviglie naturali ed interessanti dal punto di vista storico e culturale. Così come interessanti sono alcuni siti storici dell'entroterra turco, raggiungibili facilmente e in giornata da Bodrum, e tra poco vi racconterò quelli che ho visitato io. Ma partiamo da quello che è possibile visitare in città. Beh, se le vostre reminiscenze storiche dai tempi della scuola non vi ingannano, vi ricorderete che Alicarnasso era famosa per il suo mausoleo. Il mausoleo di Alicarnasso era una delle 7 meraviglie del mondo antico, ma oggi è possibile visitarne solo le rovine perché secoli fa fu distrutto da un terremoto. Ma cos'era questo famoso mausoleo? In pratica era la maestosa tomba del re Mausolo, satrapo di Caria, una regione dell'impero persiano. Tra l'altro la parola mausoleo deriva da Mausolo, questo famoso re che fece costruire questa imponente tomba. Oggi a Bodrum è possibile visitare il bellissimo teatro costruito nel IV secolo a.C., uno dei meglio conservati al mondo. Attualmente d'estate si tengono concerti o eventi culturali. Durante il mio soggiorno mi capitava spesso di passare davanti al teatro con il bus di sera mentre andavo in centro e quasi sempre c'era un evento organizzato al suo interno. Quindi, se volete, oltre a visitarlo è possibile passare una bella serata di musica respirando un po' di aria antica tra i gradini del teatro. Non mancate però di visitare anche la Porta di Mindos, l'antica porta di Alicarnasso, fatta costruire proprio dal re Mausolo. Purtroppo sono sopravvissute solo delle rovine, ma attraversarla, sapendo che da lì ci passò anche Alessandro Magno durante la sua lunga marcia di conquista per la creazione del suo grande impero, beh, fa un certo effetto. In prossimità del porto c'è il bellissimo castello medievale, costruito nel XV secolo dai cavalieri di Rodi, utilizzando tra l'altro alcune pietre, soprattutto quelle verdastre, provenienti dall'antico mausoleo, che come detto era stato distrutto da un terremoto. Il castello ospita al suo interno il Museo di Archeologia Sottomarina, che non dovete assolutamente perdere. La particolarità di questo museo è che è stato allestito con i reperti ritrovati sott'acqua nei pressi di Bodrum. Come vi ho già detto, Alicarnasso era una città molto importante soprattutto per i commerci in tutto il Mediterraneo e quindi molte navi erano dirette al suo porto e alcune di queste affondarono nei dintorni. Quindi tantissimi reperti provenienti proprio da queste navi sono stati ritrovati in fondo al mare ed oggi è possibile ammirarli in questo museo.
Tra l'altro è possibile osservare la riproduzione di 2 navi greche e del loro carico. Una è una ricostruzione vera e propria, nell'altra invece sono stati utilizzati elementi originali ritrovati in mare provenienti dallo scafo di una vera imbarcazione antica. All'interno del museo potete ammirare anche degli oggetti di provenienza egizia. Questo attesta i rapporti commerciali che Alicarnasso aveva con l'Egitto, ma il museo contiene anche tantissimi reperti dell'età del bronzo e di età micenea. Come detto prima, Bodrum si trova di fronte alle isole del Dodecaneso ed è possibile raggiungere alcune di queste perché dal porto ogni giorno partono dei traghetti diretti proprio lì. Tutte hanno da offrire dal punto di vista turistico, storico e culturale. Io personalmente ho visitato Kos, che si trova proprio di fronte alla città di Bodrum e si raggiunge in mezz'ora di navigazione. L'unica cosa negativa è che passando dalla Turchia alla Grecia e viceversa al ritorno bisogna sbrigare a tutte le operazioni di controllo del passaporto sia in uscita che in entrata da un paese all'altro. Queste operazioni vi portano via un sacco di tempo che invece potreste impiegare per visitare più a lungo l'isola. E in alta stagione, con molti più turisti che prendono il traghetto, i tempi si allungano ulteriormente. Quindi io, proprio per queste ragioni, facendo un'escursione in giornata e tenendo conto degli orari di rientro del traghetto, avevo pochissimo tempo per visitare Kos. Vi consiglio quindi, se vi trovate in questa situazione e decidete di fare un'escursione culturale, di prendere il trenino che vi fa fare un piccolo tour della città e vedere, anche se un po' di sfuggita, le bellezze storiche del luogo. C'è la possibilità eventualmente di noleggiare un mezzo, bici, scooter o auto, per raggiungere l'Asclepion, a circa 5 km fuori dalla città. Questa era l'antica scuola di medicina di Kos, una delle più famose dell'antica Grecia, ed era il luogo dove il famoso Ippocrate, quello del giuramento, insegnava. Sempre da Bodrum, con un altro traghetto, potete raggiungere l'isola di Rodi. Io non l'ho fatto perché in 7 giorni è davvero difficile visitare tutto quello che ci sarebbe da vedere e allora bisogna fare delle scelte. Comunque, se decidete di visitare Rodi, ci si arriva facilmente anche da Bodrum e lì ci sarebbero alcune cose molto interessanti da vedere. Intanto vi ricordo che anche Rodi aveva una delle 7 meraviglie del mondo antico, il famoso Colosso di Rodi per l'appunto. Oggi è possibile visitare siti molto interessanti come l'Acropoli di Lindos o l'antico sito di Camiro con i suoi templi. Se invece decidete di rimanere sulla terraferma in territorio turco, da Bodrum potete raggiungere facilmente alcune località davvero belle e interessanti. In città ci sono delle piccole agenzie che organizzano dei pullman che vi accompagnano alla scoperta di questi luoghi. Io ho visitato Pamukkale e Hierapolis e ci tenevo davvero tanto ad andarci perché credo che siano luoghi unici al mondo. Nonostante le oltre 2 ore di pullman, vi troverete davanti a uno spettacolo naturale incredibile. Sto parlando ovviamente di Pamukkale, dei suoi terrazzamenti di travertino e delle sue piscine naturali. Pamukkale significa città di cotone e l'acqua in cui è possibile immergersi è un'acqua termale che origina dall'antica città di Hierapolis. Questo antico sito romano che si trova proprio lì tra queste piscine naturali è un vero gioiello da visitare. Questa è una città enorme, difficile da visitare tutta in giornata, tenendo anche conto dei tempi del pullman, anche se ci sono 2 o 3 cose da vedere assolutamente. Sicuramente riuscirete a vedere la scuola dei gladiatori che si trova proprio all'ingresso del sito, ma quello che dovete ammirare assolutamente è il teatro. Si trova su una collina, è tosto da raggiungere, soprattutto sotto il sole di agosto, ma ne vale assolutamente la pena. A parte la vista della vallata che da lassù è meravigliosa, quella del teatro lo è ancora di più perché è conservato magnificamente. Lì vicino c'è anche il Plutonium, ma che cos'è? Ricordate quando vi ho detto che la sorgente dell'acqua termale delle piscine di Pamukkale si trova a Hierapolis? Ecco, il Plutonium è il luogo da dove fuoriesce dalle viscere della terra quest'acqua termale. Ora, gli antichi romani, vedendo quest'acqua bollente carica di fumi di anidride carbonica che fuoriusciva dal sottosuolo, pensarono che quello fosse l'ingresso del regno dei morti. Addirittura alcuni provarono ad addentrarsi ed esplorarlo, ma morirono per l'esalazione dei gas nocivi e questo rafforzò la convinzione che quello fosse davvero l'accesso agli inferi.
I Romani ci piazzarono anche una statua di Ade a difesa di questa porta infernale e tanto divenne famosa Hierapolis per queste ragioni che divenne anche una città con una delle necropoli più grandi del mondo antico. Molti consideravano un privilegio essere sepolti lì, vicino al regno dei morti, ed oggi noi possiamo ammirare nel museo di Hierapolis alcuni sarcofagi romani di una bellezza unica, oltre a tantissimi oggetti dei corredi funerari. Ma torniamo a Bodrum, perché in città, sempre tramite queste piccole agenzie presenti ovunque, è possibile prenotare un pullman per raggiungere Efeso. Io purtroppo non ci sono stato per ragioni di tempo e mi sono anche un po' mangiato le mani perché Efeso è un luogo da visitare assolutamente. La magnifica biblioteca di Celso, una delle più grandi e importanti biblioteche dell'antichità, è sicuramente il simbolo di questa città. Ma in generale Efeso è uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati della Turchia e quindi merita assolutamente di essere visitato. Bene, credo di avervi detto un po' tutto. Bodrum è una destinazione che vi consiglio assolutamente proprio perché ci sono tantissime cose da vedere in città e lì intorno, tra Grecia e la Turchia, perché siamo proprio su una linea di confine. È una località che un pochino avevo sottovalutato all'inizio, però poi facendo un po' di ricerche ho visto che c'era molto da vedere e quindi sono stato davvero contento di averla visitata. Invito anche voi a visitarla e spero di avervi incuriosito un po' con questo video. Un abbraccio a tutti e alla prossima!